Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2023. Wow! Sagittario, ruota della fortuna. Cambi, cambi e poi ancora cambi. Quando arrivo alla ruota della fortuna i cambi normalmente sono veloci, ma sono per il nostro più alto bene. È anche una carta collegata alla fortuna di tipo economico, quindi potrebbero esserci delle vincite piuttosto che delle eredità, dei premi, soldi inaspettati, insomma. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete scritta anche qui ed è scritta anche nelle informazioni del canale. Bene, ok, partiamo subito con un bellissimo re di coppe, ragazzi. Il re di coppe può far riferimento a una persona vicino a voi che potrebbe essere ehm, il o la vostra partner piuttosto che un padre. Abbiamo poi un asso di bastoni, un 2 di coppe, un 5 di denari, il sole, un fante di coppe, un 7 di coppe, un 9 di bastoni e un 5 di bastoni. Allora ragazzi, come vi dicevo, partiamo con questo re di coppe che potrebbe rappresentare sia la vostra persona di interesse che un padre o un capo. Vi ricordo che questa è una lettura generale, può riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore, applicatela voi alla vostra realtà. Abbiamo anche un asso di bastoni al contrario. Io ho come la sensazione che qui qualcuno avrebbe voglia di muoversi in una determinata direzione, ma è come se ci fosse qualche cosa che impedisce questo movimento. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, poi queste le spiego direttamente dopo. Ripartiamo dal re di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni, 8 di bastoni e cavaliere di bastoni. Allora ragazzi, io credo che qui stiate aspettando in qualche modo qualche notizia da parte di questo re di coppe. È come se non si muovesse, ma allo stesso tempo neanche voi volete fare qualche cosa nei confronti di questa persona, di questa figura. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo la luna. Uh, diavolo e 4 di spade. C'è qualcosa che non potete fare? Qualche azione, qualche movimento, qualche incontro, ragazzi? Perché quando c'è un asso di bastoni vi ricordo che si parla anche di incontri di tipo fisico. E c'è anche il diavolo. Potrebbe proprio essere un incontro di tipo sessuale. Quello che vorreste ma che non arriva. Tenete presente che avete anche un 4 di spade, come se ci fosse qualche cosa da guarire. Quando c'è il diavolo c'è sempre una sorta di tossicità. La luna parla di paure, di proiezioni, quindi occhio al modo di vedere le cose, perché con questo diavolo potrebbe essere un po' contaminato dall'ego. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Nove di bastoni e sacerdotessa.
Ragazzi, ho come la sensazione che qui qualcuno si sia stufato di essere così puro e casto, di fare il bravo, insomma. Ho come quest'idea, fatemelo sapere nei commenti. Ehm, perché questa inazione, questa non azione, credo che dipenda molto dal diavolo. C'è qualche cosa qui che blocca il movimento. Andiamo a vedere il 5 di denari. Mm. 5 di bastoni e 4 di bastoni. Ho come la sensazione che non vi decidiate a fare questo movimento, ripeto, che sia romantico, che sia familiare, che sia una lettura lavorativa, il movimento energetico è quello, però ho come la sensazione che ci siano, ehm, come vi dicevo prima, delle questioni probabilmente legate all'ego, legate a qualche tipo di vincolo che non vi fanno agire. Ora, vedendo queste carte vi dico che potrebbe essere una questione di instabilità nei confronti di questa persona, quindi il non sapere ancora bene le intenzioni di questa persona, insomma, potrebbe portarvi a fare un passo indietro. Potrebbe, se fosse una questione lavorativa, per esempio, potrebbe esserci parecchia competizione e da lì il vostro non saper come agire. Però ragazzi, state tranquilli perché qua c'è il sole. Adesso lo andiamo a vedere, però il sole è una carta di abbondanza, è una carta di prosperità, è una carta... Guardate, c'è anche un re di pentacoli. Allora, qui può essere che qualcuno arrivi in aiuto, ragazzi. Potrebbe essere una persona del passato con questo 6 di coppe. Potrebbe fortemente essere un amico, un'amica, un cugino anche. Ho considerato che abbiamo un re di pentacoli, per qualcuno si tratta di una persona più grande di voi. Sta di fatto che qualche tipo di aiuto arriva. Con la carta del sole si parla di espansione, di crescita. È come se arrivasse una sorta di chiarezza mentale dopo l'arrivo del sole. Andiamo a vedere il fante di coppe. 4 di pentacoli. E la morte. Io qui ho la sensazione che qualcuno sia rimasto legato ad una promessa che è stata fatta tanto tempo fa. Ed è ora di lasciarla indietro, ragazzi. È ora di tagliare con le aspettative egoiche. Io voglio questo. Magari non è quello di cui ha bisogno la vostra anima in quel momento ed è per quello che l'universo non vi dà quello che voi volete. Ricordatevi sempre che quello che noi vogliamo in modo egoico, cioè quello di cui noi sentiamo il bisogno, diciamo così, non è sempre necessariamente quello di cui la nostra anima ha bisogno per poter evolvere. Quindi non è detto che anche se noi passiamo mesi a manifestare quella cosa lì, non è detto che poi arrivi, perché magari non è il momento. Però c'è da rilasciare questo tipo di idea di conflitto interno. Una volta che riuscirete a lasciare, perché qui abbiamo la carta della morte, a lasciarvi indietro questo tipo di attaccamento, che per qualcuno può anche essere una persona, o come questa sensazione, vedrete ragazzi che si apriranno una serie di possibilità. Qui abbiamo di nuovo un 9 di bastoni e un 5 di bastoni, sono due carte che avevate già qui. Andiamo a vedere il 7 di coppe adesso. 10 di pentacoli e carro. Ragazzi, si apriranno una serie di possibilità. Qui rivedo un po' la ruota della fortuna perché con i 10 di pentacoli sono contratti nuovi e stabilità, sono questioni di una famiglia allargata. Può anche essere che qualcuno vi dia
la forza economica di effettuare un viaggio, un cambio di vita, un trasferimento. Tenete presente che avete ruota della fortuna, re di pentacoli e 10 di pentacoli. Qualche aiuto arriva o sì o sì. Considerate queste due carte di pentacoli fortemente potrebbero essere di denaro. Ripeto, ci potrebbero essere dei contratti nuovi che vi aprono una serie di possibilità nuove. Però avete prima bisogno di lasciare indietro un certo tipo di attaccamento. Può essere anche solo un'idea. Se per esempio è da tanto tempo che state puntando a un posto di lavoro, è come se quel posto di lavoro non fosse per voi, ma vi verranno offerti altre cose molto più, diciamo, in linea con voi stessi, ok? Non vi nego che potrebbe essere quella del carro una scelta un po' faticosa. Il carro vi ricordo che parla del dare una direzione, sì, dare una direzione alla situazione piuttosto che alla relazione o di una scelta effettuata con successo. Vi dirò, avendo queste due carte potrebbe essere un po' faticoso. Potrebbe esserci parecchia concorrenza, potrebbe esserci, ma voi non mollate, anche se c'è tanta concorrenza in un prodotto o in un servizio, voi ricordatevi sempre che ognuno è unico, ognuno dà la propria impronta al proprio tipo di prodotto piuttosto che di servizio. C'è spazio per tutti nel mondo. Quando cominciate a dire, eh no, ma c'è troppa concorrenza, eh no, ma i miei competitori hanno un prodotto ad un prezzo più basso, io non riesco a farlo uscire ad un prezzo così basso, non vi preoccupate. Voi tenete fede a quello che è la qualità del vostro prodotto e, e vedete che anche voi avrete spazio sul mercato. E poi sento che vi arriveranno un sacco di idee. Vi ripeto, avete la ruota della fortuna, parla anche di cambi di karma, cambi karmici, di ciclo proprio. Ok? Quindi non abbiate paura a fare dei movimenti, ok? Magari aspettate la seconda settimana di ottobre perché le cose qua saranno più chiare. Andiamo a vedere con Osho. Quante carte, guardate. Il condizionamento che è la carta del diavolo. Siete condizionati da qualcuno o da qualcosa o anche semplicemente dalla vostra testa, perché potrebbero anche essere le vostre idee. Vi ricordo che qui avete la luna, quindi è facile che ci siano delle paure che vi bloccano, che vi condizionano. Ma tenete anche presente che la luna è una carta che vi ricorda che avete una visione delle cose che è a metà. Non avete un'idea chiara di tutta la realtà e questo potrebbe condizionarvi. È come se all'inizio del mese vi sentiste un po' con le mani legate. Poi abbiamo intensità ed è un cavaliere di bastoni e in viaggio che è un 8 di bastoni. Che avevate qui, l'avevo già visto. Quindi si ripetono un po' le energie della prima parte della lettura, devo dire. Ma qui ragazzi, di nuovo, è un po' come se vi dicessero uscite dal condizionamento e prendete in mano le redini della vostra vita per iniziare questo nuovo viaggio, questo nuovo percorso, questa nuova avventura. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Però la cosa più importante è rompere le catene del condizionamento. Chiedetevi che cos'è che mi condiziona, perché mi sento condizionata, perché mi sento bloccato in questa situazione, cosa mi blocca? È un blocco reale o è un blocco solo dovuto alle mie paure? Allora ragazzi, qui abbiamo la carta di musica e vi raccomanda di fare attenzione alle musiche che state ascoltando perché potrebbero esserci come delle vibrazioni. Qui la fatina sta suonando il flauto. Potrebbero esserci delle vibrazioni in qualche modo che toccano la vostra anima e che vi portano alla memoria ricordi del passato. Ho come la sensazione che vi dicano di
rivedere i ricordi del passato. Ricordatevi che la luna fa riferimento anche al passato, a quello che è stato, alle cose, ai sentimenti, diciamo, oscuri che ritornano a galla. Quindi è come se fosse un invito ad analizzare queste emozioni, questi sentimenti, proprio per riportarli a galla, per poterli poi lasciare andare. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video piuttosto che lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Se per caso non riusciste ad abbonarvi dalla schermata principale, potete entrare in un video e abbonarvi direttamente dal video. Il video degli abbonati sono quelli con la copertina lilla, viola, ok? Un'ultima precisazione, per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso basato sulle credenze limitanti ed è cucito sulla persona, cioè si parte dal punto di carenza massimo della persona. Quindi se per esempio la persona ha un deficit monetario, si andrà a elaborare tutto il settore, diciamo, appunto monetario e le credenze relative a quel settore. Però è una parte di quello che tratto nella sezione degli abbonamenti, dove con i video degli abbonati spiego questioni di metafisica, sono temi un pochettino più densi, però è un modo di imparare a muovere l'energia, ok? Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!